iniziamo allora a questo punto. Scusate per il ritardo, iniziamo la serata, la nostra live, un esperimento, vediamo un po' di interagire in modo diverso rispetto al solito. Ringrazio tutti coloro che stanno contribuendo a questa serata, da Enea che mette a disposizione, Giorgio Nicolosi che si è anche prodigato per organizzare e soprattutto poi l'ospite e il nostro socio Matteo Pio Petti che ci parlerà un po' delle sue vasche e soprattutto la sua bellissima vasca Orinoco. Io adesso Grazie. mi oscuro, se ce la faccio, e lascio un po' a Giorgio e Matteo e poi chi vorrà intervenire, ovviamente. Grazie a tutti di essere qua stasera, di vederci. Allora, Grazie. intanto, allora, presentiamo rapidamente. Intanto questa sera prenderò il ruolo, tra virgolette, di conduttore, mentre in questo caso l'ospite della serata è ovviamente Matteo, che ci parlerà della sua vasca tematica comunque, che rappresenta in pieno l'Orinoco. È una vasca, credo ormai, basta un po' bazzicare Facebook, è praticamente celeberrima, la conoscono un po' tutti e credo sia giusto anche un po' approfondire, diciamo, questo tema. Oltre questo, mi viene da dire che invito ovviamente tutti i soci, i quali magari hanno una vasca con un vissuto particolare, con una storia da raccontare, di proporsi un po' come stiamo facendo questa sera con Matteo per affrontare comunque una bella discussione, un bel confronto al riguardo. Altra cosa molto importante è che voi soci siete, diciamo, altamente invitati ad alzare la mano con la funzionalità di Zoom per interagire con, diciamo, questa intervista, questa discussione, con questa chiacchierata che faremo principalmente io e Matteo. E, insomma, verranno trattati comunque dei macro temi, sentitevi liberi di intervenire. Come al solito il contenuto verrà editato e postato sul canale YouTube dell'associazione e quindi verranno comunque tagliati i momenti, diciamo, di stacco tra una cosa e l'altra, aumentandone anche la fruibilità. La parte finale ovviamente sarà sempre dedicata anche a conclusioni, domande e tutto il resto, quindi la parte finale di questa conferenza non differisce molto dalle precedenti. Altra cosa che diciamo vorrei presentare rapidamente, ultimamente siamo stati comunque abbastanza frequenti anche con queste conferenze. Adesso ci prenderemo una breve pausa estiva, c'è caldo, arriva luglio, si va in ferie e tutto il resto. Mentre poi ci vediamo il 19 e il 20 settembre presso la Fiera Acquaria, insomma, a Busto Arsizio, vicino Varese. A destra vedete il programma, l'ospite d'onore ovviamente è Busher, e nell'intermezzo ci sarà anche una piccola conferenza molto particolare, molto interessante, proposta da Livio. Poi ovviamente riprendendo ovviamente poi diciamo passatemi il termine, la stagione, verso ottobre contiamo sicuramente di ritornare a, diciamo, a riprendere con le conferenze online. Sicuramente, e spero anche in questo stile, ovviamente aspettiamo anche vostre opinioni riguardo comunque questo stile di conferenze, ma riprenderanno comunque le conferenze online come le abbiamo sempre viste e anche in questo stile. Allora, intanto presentiamo l'ospite. Io ho scelto un'immagine molto particolare per Matteo. Intanto il suo tatuaggio che è, diciamo, abbastanza iconico perché comunque penso che, no, anzi, sicuramente il suo ciclide preferito è il Dicrossus Di Crossus filamentosus, filamentosus. da cui penso sia anche partita l'idea per la vasca. Io direi di passare ovviamente la parola a te, Matteo, e di presentarti. Facendo però Sì, un piccolo appunto, tu nasci ovviamente come, passami il termine, come un biotopers, uno che realizza vasche tematiche, vasche biotopo. E se ci va di parlarci un attimino di questo tuo passato e anche di questo tuo presente. sì, in realtà non è un passato, ecco. La passione dell'acquario tematico, dell'acquario biotopo è ancora viva tutt'oggi. Infatti, eh, in passato, dalle foto si può vedere, allevavo vari animali un po' più di nicchia, come per esempio i Betta Uberis, i Dario Tigris, che prima erano Myanmar, le Channa. E
diciamo, dei problemi che ho dovuto togliere tutte queste vasche tematiche biotopo e ho avuto la possibilità di prendere questo vascone. Ho detto, vabbè, faccio il mio biotopo, la mia vasca tematica per eccellenza, che è quindi il Sud America. E quindi è un argomento attuale per me, in realtà. Non è che adesso non faccio più, non mi piacciono più gli acquari biotopo. Oltre a questo, viene da dire comunque anche che tu sei stato, diciamo, anche uno, ad esempio qua, uno dei primi, comunque a riprodurre, forse credo in Italia, anche alcune specie di Nanostomus. Qua giù vediamo anche una bella vasca di Torictis. Sì, qui Sei stato uno comunque dei primi, diciamo, a fare, secondo me viene negli anni 20 del 2000, uno dei primi, uno dei grandi pionieri comunque in Italia comunque di queste vasche tematiche. Poi, oltre a sì, questo, viene da dire che comunque, diciamo, oltre comunque alla tua esperienza con queste specie di nicchia, diciamo, per assurdo, allo stesso tempo, col tempo sei diventato anche un grande allevatore di specie, passami il termine, diciamo, un po' comuni, ma che comunque diciamo, rappresentano parte della tua esperienza adesso da acquariofilo, maturo, comunque da cividofilo maturo. eh, sì, diciamo che la Hai mia qualche foto passione del tuo comunque. allevamento? Sì, diciamo che la mia passione comunque non è rimasta solamente sulle vasche biotopo, ma si è ampliata, diciamo, nella mia soffitta, dove diciamo che ho una piccola fish room che conta 20-25 vasche, dove riproduco i ramirezzi. Prima riproducevo vari tipi di scalari, loricardi, L333, Ancistrus, Corridoras. Adesso faccio solo gli Sterbai, però prima facevo anche i Panda, gli Orange, i Black, e come Ciprinidi, le Galaxy, i Tanictis, comunque un po' di roba facile, diciamo, che però è sempre soddisfacente. E sono comunque animali che hanno il loro fascino, perché Sì, io penso assolutamente. che non c'è un pesce più scemo e uno meglio, diciamo. Non è che l'altum è meglio del guppy. Certo, Secondo me assolutamente. è l'ambiente, perché prendere una locality di un live beaters, quindi di un guppy selvatico, che fa di un biotopo come natura, con il giusto arredamento e tutto, guarda che comunque ti dà parecchie soddisfazioni. Come anche il Ramirezzi, ecco. Per me il Blue German Certo, è sempre il assolutamente. Blue German. Assolutamente. Tornando, diciamo, all'argomento principale della serata, prima hai accennato un po' da dove nasce l'idea, prima forse era un po' più un'esigenza, ma l'idea in sé di realizzare una vasca tematica, comunque, come è ricaduta la scelta sull'Orinoco e oltre ovviamente ovviamente una risposta che non sia il Digrossus filamentosus. E beh, era Cosa? quella la risposta. Era la risposta. Vabbè, la Oltre a cambio. quello, ma anche, diciamo, C'è tutto oltre a nell'Orinoco. questo, C'è cioè l'Orino tutto. comunque cioè, ti appassiona come, non solo come biotopo, ma anche come ambiente in generale, considerando che comunque hai fatto una parte emersa, che mi viene da dire anche abbastanza importante. Sì, sì, sì. Diciamo che Mirko, puoi Serena, va? disattivare il microfono, Mirko, Serena. Scusami. se no esce. Ok, ci siamo? Sì, Sì, diciamo che comunque il Sud America in generale, e quindi anche il fiume Rinoco, è, diciamo, il mio biotopo preferito ok. Quindi una tra tutti scelta di quanti. preferenza, di cuore. Sì, le scelte di preferenza di cuore e poi come disponibilità anche di specie, perché senza togliere niente a nessuno, però per esempio, diciamo, andiamo di Africa occidentale, ok? Che Sì, come fiumi Blackwater, sia come cicli di nani, pelvica si avvicina, diciamo, un po' al Sud America. Però per esteticamente sì, esempio, certo. però per esempio il Corridores non ce l'hai, il Loricarde non ce l'hai.
Sì, e tanti altri pesci che in Sud America puoi abbinare tra loro e fare una bella popolazione piena, non solo quindi del ciclide principale, certo. ma puoi mettere anche qualcosa di più piccolo, il caracide, il coridora, il siluricide, ecco, Sì, per mi viene questo. da dire che comunque hai fatto un paragone comunque eccezionale, anche perché comunque nelle vasche westafricane, cioè come pesci, dici benissimo, magari il civride si trova, ma per la specie di contorno spesso si Sì, fa fatica, non si trova anche nei listini. Puoi mettere l'enteromius, ma Sì, quella specie, per esempio, poi già che vai a cercare altre specie, ma ti ripeto, senza togliere nulla a nessuno, ma vuoi mettere l'enteromius con il classico cardinale, dove ce l'hai questi colori? O questo comportamento sì, vabbè, così? questa ovviamente è È una cosa una soggettiva, è una cosa preferenza, soggettiva, sì. una cosa assolutamente soggettiva. Mi viene da dire comunque, anche da appassionato di quest'area, comunque si fa fatica vedendo ad esempio un listino qualsiasi, ad esempio di Glaser, la disponibilità comunque di specie sudamericane che non siano magari semplicemente il cilide, come dicevamo, sono, cioè, molto più vasta. Cioè, la realizzazione appunto di una vasca tematica viene anche semplificata dalla disponibilità nei listini. Certo, certo. Altra cosa, parlavamo di popolazione, Sì, quindi per realizzare una vasca tematica, tu di quali strumenti ti avvali? Ovviamente siamo nell'era di internet, ma tu cosa hai concretamente utilizzato per dire, sai, questa specie è simpatica, questa no, oppure se nello specifico magari è stato necessario magari anche ricorrere ad equivalenti biologici perché magari nelle disponibilità non riuscivi a trovare esattamente la specie che hai riscontrato magari in un sito, in qualche Socclis. ricerca, eccetera. Sì, e vabbè, come hai detto tu, diciamo che mi sono informato tramite internet, ovviamente con siti importanti come per esempio Fishbase, dove poi ho creato una sorta di... che c'è questo bellissimo file che ce l'ho sempre nei preferiti perché quando volevo Certo. fare un'aggiunta andavo sempre a vedere se ci stava. E comunque sì, ho cercato, o mi sono fatto un'idea principale di pesci che mi interessavano e poi sfogliando ho scelto quelli, diciamo, più che si potevano trovare, quindi non roba introvabile, quelli Sì. che ovviamente potevano convivere con loro e mi sono informato con video YouTube, ho chiesto a qualcuno che già l'ha avuti, eccetera, perché diciamo che in linea generale nella mia vasca sono specie che sono facilmente reperibili, molto Sì. comuni. Quindi diciamo che oltre questo, cioè oltre all'attendibilità del biotopo legata comunque a un sito attendabilissimo come può essere Fishbase, di cui qui sotto vedete anche poi non soltanto la foto, ma anche poi diciamo, il link che potete comunque copiare e incollare e poi andare a verificare tranquillamente la lista. Cioè la tua scelta comunque, le specie che hai scelto sono virate anche su qualcosa che tu potessi recuperare anche facilmente, quindi con pesci comunque anche facilmente trovabili in commercio e allo stesso tempo anche facilmente gestibili nel tuo contesto, nelle tue misure, nella tua Sì, vasca. sì, 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 esattamente, esattamente. Che già è difficile tenere una vasca del genere e tutto, poi se devo anche mettermi a fare Certo, problemi, che magari mi muore un esemplare, per ordinarlo devo aspettare tot mesi, è troppo un certo. casino, non ne vale la pena. Altra cosa, passiamo al sodo. Intanto intanto i pesci che hai scelto all'inizio e Sì, soprattutto come hai realizzato quello, perché sotto hai completamente un hardscape, non hai piante, ciò che no, ovviamente zero. rispetta in pieno quello che è la tipologia di biotopo e l'ambiente in sé. Sì, diciamo che questa è una vasca dalle misure di 200 centimetri di lunghezza per 60 per 50 di profondità, quindi lordi sono 600 litri ed è una Sì, vasca che ho acquistato usata e che aveva già una vita, diciamo, di una decina d'anni tramite un caro amico mio che mi ha dato anche il filtro, Antonio, che non so se ce l'hai, che è il Fluval FX4. sì, L'allestimento comunque è molto semplice.
Ho semplicemente recuperato due grandi radici in natura Mhm. e ho utilizzato sotto una sabbia quarzifera per piscine del colore bianco, perché Sì, andando ad osservare parecchi video ho notato che la sabbia era sempre di un colore chiaro, che poi con i tannini dell'acqua andava sul beige certo, sì, e a me piaceva molto quel colore. Poi con foglie ovviamente magnolia, sì. nespolo e sempre un po' di botanico. Questa qui è la foto dove feci le prove, diciamo, prima di montarlo, mentre il Sì. fabbro mi costruiva il mobile. Ecco. Mi viene da dire in questo caso, ovviamente, andare a recuperare esattamente le foglie o comunque ciò che Sarebbe sarebbe magari i impossibile, frutti, che è ovviamente è impossibile. impossibile, Però non ne vale la pena. comunque comunque è facile, comunque apprezzabile, ad esempio, la scelta della magnolia o magari del nespolo, perché hanno quelle foglie che Il a me nespolo. personalmente danno quell'aspetto proprio quasi da foglie tropicali, comunque da alberi tropicali. Penso sarai Sì, perfettamente sì, d'accordo con me. io l'ho sempre detto, ho sempre screditato, diciamo, la catappa e tutti quei botanicals che Sì, comprano perché siamo pieni. Basta visitare un parco e, per esempio, io tutte le foglie di palma, le varie specie le ho sempre recuperate qui, non ho mai acquistato niente. Piccoli semi secchi. Solo qualche volta ho acquistato qualche botanicals, ma per sì. curiosità, ma devo dire la verità, non ne vale proprio la pena. Siamo pieni, bisogna saperle cercare le cose. Ottimo, ottimo, ottimo. Qua mi sa che siamo al primo riempimento. Sì, qui siamo agli inizi, infatti era molto torpida la vasca Mhm. e poi c'era, come luci, c'erano questi due faretti che erano, diciamo, una soluzione momentanea che hanno accompagnato la vasca per i primi 5-6 mesi. Che praticamente uno era una luce chiara e uno una luce gialla, era inguardabile, Sì. però facevano il Nella loro foto non si lavoro. nota tanto, sai, però No, era ora che me lo fai pessimo, era notare si vede che pessimo. sono differenti. Era molto disgustoso e comunque non c'era ancora nulla. Io l'ho fatto maturare, se non sbaglio, un paio di mesi. Mhm. E l'ho avviato ad agosto, no, l'ho avviato prima, luglio mi pare 2023. Te l'avevo scritto in chat, D'accordo, però ora mi sono dimenticato. d'accordo, d'accordo. E avevo appoggiato giusto una Locasia sulla sinistra e una Defenbacia sulla destra, che non Sì. so neanche se è di quel biotopo, ecco, però. Vabbè, era un buon inizio. La maturazione così lunga dovuta anche comunque alla grande quantità comunque di materiale organico in decomposizione, immagino. Tra No, in foglie, realtà perché comunque l'estate non posso, c'è il caldo e quindi non possono spedire i negozi, ma quindi avrei sì, potuto inserirli anche prima. è Che stata sembra più una tanto, ma scelta non è. forzata che insomma Sì, voluta, sì, ecco. il mesetto gliel'avrei fatto fare, però diciamo che sembra che è molto pieno, ma in realtà comunque sono 2 metri di vasca, un metro No, è sì, senza nulla, un metro è senza nulla. Poi non è tanta roba facilmente che si consuma, diciamo, sono legni spessi alla sì, fine, però certo. comunque il mesetto gliel'avrei fatto fare. Qua siamo con i primissimi ospiti che sono I primi, arrivati. Quando sono arrivati i primi sì, ospiti, dicevi? i primi ospiti, quando era un mesetto prima degli Altum, i primi miei ospiti sono Sì. stati i cardinali, Mm. le petitelle, le Hemigramus rhodostomus e le Sì. Pristella maxillaris, che non Sì. pagai, cioè non pagai niente, alla fine pagai 40-50 centesimi a pesce perché li presi volutamente molto piccoli perché volevo farli crescere, perché poi con questi caracidi ormai non si capisce più niente. Animali che geneticamente non sono buoni e portano malattie, allora ho detto basta, li prendo di 1 centimetro, li faccio crescere, tanto quelli sono veloci. E infatti ne hai presi un Erano in sacco, ne hai vasca da presi soli, quindi basta avevano da tutto il soli, tempo. liberi, mangiavano biofilm, mangiavano l'alghetta, comunque facevano il loro lavoro, ecco. Qua c'è l'arrivo degli Altum. Guarda già, cioè, guarda la differenza tra le Pristella e gli Altum. Eh A sì, differenza di un mese, l'animale come è cresciuto, la sì, Pristella, sì, sì, che sì, io sì, sì. l'avevo preso grandezza di unghia, temperature estive, quindi senza riscaldatore.
E sì, comunque ho preso gli Altum Rinoco F1 Mhm. e li ho presi da un noto negozio qui, una Stocklist. Me li sono fatti a un buon prezzo, un buon prezzo. Qua i primi giovanissimi di Crossus, I veri i protagonisti della protagonisti vasca, assoluti. i di Crossus, e che li ho dovuti comprare due volte perché la prima volta li presi ed erano troppo piccoli. E con tutto che mangiavano Artemia, Tubifex Vivo, comunque mi morirono dopo pochissimo. E quindi ho dovuto fare un altro ordine. Li ho fatti crescere un po' e poi li ho portati. Perché quelli lì che riprodussi anni fa, alla fine li diedi tutti via e quindi ho dovuto Quindi, ricomprarli. quindi, diciamo, hai riscontrato una criticità nell'inserire dei Crossus cioè, particolarmente giovani in un contesto così Facevano grande. schifo, Giorgio, facevano schifo. Ok. In poche parole. Eh sì, qui Beh, questa è una foto un po' più recente, se potete sì. notare che c'erano anche le radici di Monstera dietro, quindi questa era già la fase che lo stavo riempiendo di piante, un botanicals, e gli Altum erano cresciuti Già un parecchio, po' più cresciutelli, sì. parecchio più cresciuti, anche i cardinali. Sì, Cioè, abbiamo parlato in generale poi dei primi ospiti. e, Ovviamente una cosa che salta immediatamente all'occhio, comunque, della vasca è la parte emersa, che è una cosa che non si vede in tutte le vasche, soprattutto neanche in tutte le vasche biotopo. Ti va di parlarci un po' come l'hai realizzata? ma voi vedete, si vede? Sì, sì, si Io- vede, si vede. No, perché io non mi vedo. Sì, allora la parte emersa è stata una bella sfida, però è stata anche una grandissima soddisfazione. E l'ho realizzata, ho iniziato, diciamo, i lavori a maggio del 2024 ed è Mhm. durato un mese, con una minima spesa e una massima resa, in poche parole. Mi Mi viene da sono dire di sì. procurato, mi sono procurato queste lastre di legno che erano avanzate in un cantiere e con uno scheletro, diciamo, di ferro li ho uniti e dentro, diciamo, ho costruito questo sfondo 3D come si fa, diciamo, con i terrari, con schiuma poliuretanica scolpita, con qualche vaso nascosto, legno ovviamente preso in natura. E poi ovviamente l'ho ricoperto dopo con del silicone acetico nero senza antimuffa, che è una cosa fondamentale, come anche con gli acquari, Sì, e con fibra di cocco e tutto. Come materiali, se non sbaglio, ho usato una 7-8 tubette di schiuma sì, e una ventina di silicone. Quindi la spesa è questa alla fine. La sì, spesa è stata questa, poi è stata tutta manodopera e io che diciamo quell'oretta, quelle 2 ore al giorno mi sì, mettevo e lo facevo. Le dimensioni ovviamente 2 metri come la vasca, e, se non sbaglio una settantina di centimetri. E poi sì. sopra, dietro c'è questo scalino che poggia sul mio muro, che ha Mhm. questa rientranza e che ho sfruttato per tenerlo appoggiato e non scaricare il peso tutto magari con delle viti vicino al muro e anche per non bucare il muro. Certo, certo, anche per non E rendere una soluzione permanente, viene da sì, dire. sì, si può fare, sì. Poi vedremo perché. Sì, sì. Qua nell'immagine E viene da dire che comunque hai sfruttato non s- soltanto la parete, ma tutti e tre i lati dello sì, sì, scheletro. sì, a me i terrari piacciono, come anche gli acquari. A me dà fastidio lasciare un angolo vuoto, mi piacciono, Dirlo. diciamo, pieni. E quindi sì, però ci sono tante, che se qualcuno vuole realizzarlo, ci sono tante cose che cambierei, che ho imparato dopo, perché questa è stata la mia prima esperienza a fare un Sì. lavoro del genere, non avevo neanche mai realizzato un terrario. Lavora bene e tutto, però ci sono delle piccole accortenze che avrei fatto diversamente. Certo. Magari poi Magari dopo se qualcuno mi chiede, perché ne ci parliamo magari un tengo. po' meglio dopo, se sei Sì, d'accordo. certo, sì. Qua intanto Eh, siamo andati un sì, po' avanti. questa è la fase, diciamo, dove si prende il silicone, come un terrario, Sì, diciamo, si stende e poi si mette la fibra di cocco che ho acquistato
come diciamo eh, a Classico blocco. panetto, Sì, il forse. classico panetto, non so quanto comprare, mi pare 20 litri. L'ho bagnata e poi l'ho fatta asciugare prima di questo una settimana stesa in Mm, giardino perché era un parecchio. E ci ho certo. mischiato anche dei pezzettini di fibra di cocco, del bark, dei filamenti di cocco. Ho fatto un mix, Per diciamo. dare un po' di Ovviamente, profondità, forse, un po' più di... sì, di eh, texture. sì, bravo, esatto, esattamente. Per esempio, già da qua, io poi dopo ho realizzato anche un terrario. Per esempio, avrei dovuto mettere parecchi più legni, vedi? Una cosa che me ne pento. Questa è una delle cose che mi pento. Però è venuto bene. Vabbè, col senno di poi, comunque, magari in una seconda esperienza si può Certo, sempre certo, far di meglio. certo, certo. Eh sì, qui poi ogni giorno mi mettevo, facevo quelle due chiazze, quei due tubetti, perché poi non si poteva lavorare più, perché comunque anche con gli occhiali il silicone acetico comunque ti faceva venire da Vero. lacrimare, poi dovevi aspettare che il silicone si asciugasse perché non potevo, diciamo, stenderlo a fianco perché se no, cioè, deve essere completamente pulito Certo, per certo. attecchire il silicone. Eh sì, qui avevo finito la parete, lo sfondo, diciamo, la parte più grande e se vedete sopra c'erano questi tubi, diciamo, di 6 mm, quelli lì dell'impianto osmosi, quelli lì del compressore, perché avevo realizzato un sistema pioggia che ci ho messo veramente tanto perché ho dovuto bucare con una puntina ogni Sì, certo. centimetro un buchino. È stato veramente frustrante perché poi non l'ho potuto neanche usare perché è durato due settimane e si è otturato. Ecco, questa è un'altra cosa Tornando che indietro cambierei. sempre. Sì, sì, sì. Che volevo fare, che ogni tot facevo piovere, che pescava Mm. dalla vasca. Però la prima volta si otturò, ho detto no, non si può fare, perché comunque l'acqua tiene detriti. Allora ho detto, quando faccio i cambi d'acqua, che poi dopo ne parleremo come li faccio, la faccio scendere da lì. Però la presa era troppo poca, allora ho detto basta, smonto tutto Sì, e pazienza. non era fattibile, ecco. No, no. Qua comunque ci sono i lati. Sempre questa tortura, silicone e cocco. Qua mi sa, Eh, qua siamo alla prima E qui, realizzazione. sì, e qui l'abbiamo montato con il mio amico Antonio. Qui dovevo fare l'esame di maturità qui a giorni, però dovevo fare prima lo sfondo, ecco, era più Cioè, ci sono importante. priorità. E, e certo, ci sono priorità. E come vedete, montai anche questi faretti che me li hanno chiesti più volte. Sono dei faretti da giardino, da Mm, luce naturale, 6500 Kelvin, che consumano 5 watt e li ho pagati mm. solamente 7 euro. Cioè una plafoniera per una vasca di 2 metri, questo è stato Ma sì. il costo. Ci ho fatto i Quindi, collegamenti e l'abbiamo montata sopra. Per esempio, questa è quindi niente di un'altra cosa. eccezionale, come, non so, Niente, molti utilizzano grow light o robe no, no, particolari, quindi dei no, no. faretti semplici. Paretti semplici che ti fanno quell'effetto, però bellissimo, di non uniformità, diciamo, nella luce. Non Sì, ti dà da comunque quegli questo angoli gioco di d'ombra. ombra, gli angoli d'ombra e poi il movimento sulla sabbia, come quando si va al mare in un fiume, vediamo tutte quelle, Sì. eh, non so come si chiama, quella che è una cosa che mi è sempre piaciuto e ho sempre cercato di ricreare. Alla fine basta mettere la plafonina più alto possibile, ecco. Mhm. Per esempio, un'altra cosa che mi pento riguardo i faretti è che stanno dentro, Mm. che io non so se funziona così, cioè che il faretto ti brucia, diciamo, l'umidità, ma comunque io ho difficoltà a tenere l'umidità alta in questo terrario. In un terrario normale una persona può nebulizzare anche solamente un paio di volte al giorno, però io qua sono costretto a Ok. nebulizzare ovviamente automaticamente, cioè il sistema Sì. ogni 2 ore, che non è una cosa normale per un terrario, però tutti i muschi sopravvivono e tutto, ma normalmente non dovrebbe accadere in un terrario questa Quindi è cosa che un ogni maggior 2 ore. dispendio comunque di osmosi, perché giustamente se devi Ma, vabbè, ma nebulizzare più spesso. non è un problema, però,
Non è efficiente. parecchie piante, per esempio le Neoregelia, queste piante che quindi vogliono l'umidità, ma non vogliono il ristagno, non le puoi mettere. Io parecchie volte Certo. ne ho perse a decine qua dentro, perché è una pianta che ho sempre amato, che però non vuole l'umidità, ma non vuole l'acqua. E quindi, per esempio, quelle Neoregelia che vedete sono tutte morte, se ci stavano in questa Sì. foto. Quello lì, per esempio, è il muschio di Java. Il muschio di Java Mhm. l'ho propagato io da emerso, l'ho tagliato finemente con un coltello e l'ho messo. E qui era cresciuto dopo 3-4 mesi. Sì, anche bello verde, mi viene da dire, cioè, Sì, sì, perfettamente sì. in salute. Non sono ritoccate. E qui era l'inizio con la mia pianta pioniera, che è la Tradescantia, che con le Mhm. radici direttamente in acqua. E poi la Monstera, che anche se non sembra, ma è una Monstera, solamente che non so se avete avuto esperienza a coltivare piante in generale, anche le arace, i filodendron, queste qui. Più sale la Monstera, più fa fenestrazione, più quindi fa la foglia più larga. Questo qui è stata era una talea di una monstera piccola, baby, e quindi la pianta, anche se fa 2 o 3 anni, resta comunque giovane, perché io la vado sempre a podare da sopra e quindi le Certo, più di foglie le un farà tot non sempre riesce a così. salire. No, non ti fa la fenestrazione, non ti fa la foglia tot grande, perché la pianta in natura sente un albero, inizia ad arrampicarsi e quindi ti inizia a fare foglie man mano sempre più grandi, piene di Sì. fenestrazione per far passare la luce. Quindi io, bloccando sempre questo sistema, dovrei tagliare la parte di sopra e piantarla, fare lo stesso giochetto e fare Poi mi meglio viene da dire così, anche è più che gestibile. diciamo, non ha bisogno di far passare la luce perché comunque i paretti, la luce è molto diretta, cioè la No, prima cosa che toccano appunto sono le foglie della monstera. è quello il problema, perché poi è furba, quella si gira, si mette a coprire tutta la luce. Infatti, mi ho dovuto tagliare una foglia. Mhm. Sì, si spostano verso la luce e quindi mi fanno ombra. E questo è per gli appassionati, quello è l'Uarogeanum, l'Anturium, che qualche anno Mm. fa costava un sacco e che io trovai in Mhm. occasione, lo pagai 40 euro, mi sembra 30 euro. Mhm. E quella era la sua prima foglia e mi ha dato, diciamo, una piccola soddisfazione, che poi gliene ho messo un altro, baby. Invece a destra è l'unica Neoregelia che è sopravvissuta, e non so, Mhm. non si chiama neanche Neoregelia se non sbaglio, comunque quella famiglia lì che ha fatto anche i figli. Sì. Dietro, sullo sfondo, c'è del muschio di Java appena messo, che quindi Mm. aveva bisogno per attecchire, per crescere, quindi era stato messo da giorni. Sì. Quindi tu Sì. man mano il muschio stesso, partendo da un po', l'hai poi propagando un po' su tutto lo sfondo. Sì, ma comunque il muschio è lento a crescere. Comunque andavo a prenderlo dalla soffitta, Mm. sommerso, e poi lo andavo a tagliuzzare. Ho fatto Mm. parecchi esperimenti perché a me piaceva, diciamo, completamente pieno di muschio. Però con Mm. questo fatto dell'umidità, con questo fatto che la luce comunque limita un po' la crescita delle piante, perché sullo sfondo crea questo bel effetto di ombra, sì, però comunque non arriva la luce, quindi non asciuga neanche. Sì. E quindi parecchie volte il muschio lo piantavo, ma moriva, e solamente in Sì. 3-4 spot è riuscito ad attecchire. Poi vabbè, si è Mm. creato un microclima qua Certo, poi con man la mano. fotocamera, ho fatto qua la foto di funghetti, che comunque era carino, con un po' di Java che ho provato a mettere, che secondo me attecchì poi là, ora non mi ricordo. E a sinistra è una foto in verticale, sempre con la macchina fotografica, diciamo quando era nel prime l'acquario, Sì. durante un Salutiamo cambio Jerry d'acqua. Junior. Questa che l'ha Eh, fatta No, questa questa foto, l'ho fatta Jerry? io, tutte L'hai io fatta le ho tu? fatte, te la dico io quella di Gerardo. Dove facevo un cambio d'acqua, che Mhm. se vedete. E poi vabbè, quella è una pianta che non si può dire il nome, è così. Però comunque hai deciso di aggiungere anche poi qualche galleggiante, giusto? Sì, che hanno È fatto una stato un brutta fine, esperimento però. che... Sempre un Mm. esperimento, un esperimento. Sì, è Vabbè, Pistia, mi viene da dire in un progetto Limnobilium. lungo se ne provano tante. Sì, però evidentemente
l'acqua che andava a finire sulle foglie le faceva marcire, oppure la corrente. Però c'è stato un periodo sì che avevo una pista bella grande, ma è stato solamente Mm, quando avevo il faretto, quindi luce fortissima, mm, coperchio, mm. solo là. Evidentemente vogliono paradossalmente preferiscono il coperchio rispetto a quando Sì, noi possiamo pensare che magari crescono meglio senza, però vogliono l'umidità. E queste sì, sono delle foto delle piante, quello è l'Alturium, il classico, non mi sì. ricordo come si chiama. Muschio di Giava e poi la Marcgravia, che non è l'umbellata, ma non mi ricordo che specie, che comunque è abbastanza difficile. Infatti ha preso per un periodo, però comunque è morta alla fine. Sono piante. Però l'Anturium è rimasto vivo e sta benissimo. È quello là. E poi Sì, vabbè, le piante le ho sostituite più spesso, che non trovavo, diciamo, un equilibrio, ecco. Quella c'era il diciamo che è un po' Nepiscia più nodiflorum, mi complesso, pare. è un po' Sì, più è un complesso, diciamo. ambiente, sì, sì, è più complesso. E qui, sì, perché poi all'inizio non c'era, diciamo, questo telo che adesso è alzato, però ho sempre realizzato io proprio per cercare di trattenere quanta più umidità possibile. Sì, E questo effetto, diciamo, in inverno, con il riscaldatore si fa questa sorta di nebbia, di effetto doccia, sì, che è molto piacevole perché ti, ti dà il vedo e non vedo, che immagini poi, e poi sì. quando apri esce pure il fumo, perché c'è anche pure eh, Un effetto l'impianto, doccia quello in lì che tutti gli fa il effetti. fumo. Sì, è bello, a me piacciono queste cose. Qua siamo, Eh sì, è diciamo, qui. la vasca, Questa è la foto diciamo, di come la Gemini. vediamo adesso. No, questa foto è stata scattata a dicembre 2024. Ok, Questa però è foto. molto simile a come è adesso, come Più struttura, piena, parecchio più piena, più sì. piena. Però comunque sono successe, cioè, è cambiato il layout. Per esempio, la Phalaenopsis, che diciamo era la mia fuori biotopo, come anche quella Leucasia, Sì, Cuprea, se non sbaglio. Per esempio, non c'è più la Leucasia, neanche c'è più. Comunque sono cambiate le cose, ma qui aveva raggiunto un bel equilibrio la vasca, sì, soprattutto anche sotto concordo, era concordo. bella, anche se in realtà c'era ancora la vecchia sabbia. Ora ci arriviamo alla nuova sabbia. Mi viene a dire anche un'altra cosa, che comunque hai detto che è un progetto che risale a luglio del 2023, quindi tra un po' saranno 3 anni, Tre adesso sono anni. 2 anni e 11 mesi, sono 3 anni pieni, in 3 anni succedono un sacco di cose. A tuo avviso, secondo te, qual è stato? Hai parlato, dici, sai, col senno di poi avrei fatto questo, avrei fatto quell'altro, avrei scelto una pianta piuttosto. Secondo te, qual è stato l'intoppo più grande, il problema più grande che hai vissuto con questa vasca in questo periodo di tempo? E diciamo che l'intoppo più grande è stato quando, diciamo, sono due gli intoppi più grandi. Uno che sto vivendo adesso, che magari se ho voglia dopo ne parlo, Sì, però l'intoppo più grande è stato che inizio a perdere la vasca, ecco, eh sì, che da qua. un giorno È all'altro una vasca di 600 quel litri. litraggio che inizia a perdere. Io me ne Non accorsi. è il 30 litri, ecco. No, ecco. E poi c'è anche una bella storiella divertente, perché Sì, l'anno prima, questo è successo novembre, questo novembre qua, sì, 2025. Allora, l'anno prima mi ricordo, la mia vasca non poggia su un piano, poggia solamente, questo mobile ha solamente sul perimetro, diciamo, ok? sì. E quindi Un sotto, se profilato io di metto la alluminio. mano, sì, e sotto a questa copertura, diciamo, di plastica originale che ha un foro. L'anno scorso mi capitò, qualche giorno dopo il cambio d'acqua, cioè l'anno prima, mi capitò che gocciolava dell'acqua. Vabbè, Sì, io mi spaventai, allargai, diciamo, questa crepa, però col dito la feci scendere tutta, uscì 1 litro, 2 litri d'acqua, però si fermò lì. Io già mi ero disperato sì, l'anno prima. Questa volta che, diciamo, è successo veramente, pensavo fosse la stessa cosa.
Infatti, dato che io faccio i cambi solamente con osmosi, ho pensato, dato certo. che di solito non sporco, però comunque un po' d'acqua va là, Vabbè, ho è detto, "Ah, inevitabile, sì, qualcosina, ho detto fammi vedere perché se condensa comunque deve essere limpida e deve avere una certo. conducibilità bassa, perché al massimo si è sciolta con un po' di sali là dentro, non è Sì. che poi uso solo osmosi. Comunque andai a misurare, non mi ricordo la conducibilità, era tale e quale a quella della vasca. Ho detto, vabbè, beh, sarà stato un Gli po' indizi d'acqua che riportavano tutta la situazione spiacevole. misurai la temperatura. Ma allora è molto simile a quella della vasca. Comunque era la vasca. Cioè, ho avuto la conferma quando il terrario sotto si allagò, perché il buco combaciava proprio sotto, diciamo, l'acqua del terrario. E comunque sì, è stato un lavoraccio, e soprattutto un dispiacere, perché a smontare tutto, Certo. però grazie anche all'amico mio Antonio, e l'ho pulita. Però come vedete la vasca l'ho potuta spostare, ma le piante stavano comunque attaccate al muro. È anche per Certo. questo che io non l'ho attaccato al muro e alla vasca. Cioè, sono due cose diverse. E quello era l'altum. Collegate ma Che non unite, modo da dire. sì, bravo, esattamente. E allora ho fatto due ricerche, ho sentito qualche quariofilo parecchio più esperto di me e mi ha consigliato dato che era impossibile rifare tutta la siliconatura, poi io le posso fare, però comunque non parliamo come hai detto tu prima, di un acquario di 30 litri, non bisogna scherzare con queste Serve un paio misure. di E persone allora, per siliconare una vasca del genere. Serve spazio e un paio sì, di sì, sì. persone. Sì, è un po' di esperienza. E un po' di sì, E assolutamente. comunque mi ha consigliato di fare questi profili, diciamo, di vetro, se non sbaglio, di 1 centimetro, lungo tutto il perimetro e li abbiamo riempiti proprio di silicone, perché comunque io non ho mai capito la perdita da dove veniva. Ok, Ho d'accordo. ipotizzato nel lato destro dello sfondo, diciamo, del Perché vetro dove è il posteriore, ma terrario e vedevi comunque. la perdita, forse. Ma no, perché comunque partiva dal centro, no, perché Ok. dietro, vedi che sullo sfondo della plastica c'è bianco. Quello è, Ah, sì, sì, diciamo, sì, sì, sì. un materassino di spugna che sta tra vetro e plastica in plastica. Sì. Nell'angolo a destra era più marcio, quindi Ah, evidentemente ok. l'acqua era lì passava. E comunque tutto questo procedimento è durato 2 giorni di siliconatura, poi smontare, una fatica incredibile a prendere il filtro, portarlo sopra, togliere tutti i 50 kg di sabbia, con pietra porose per cercare di far morire meno roba possibile, cannolicchi, pesci, perché fortunatamente io ho le vasche sopra, poi avevo dove Sì, metterli, ma comunque certo, se no non sarebbe è stata una stato cosa un vero semplice. disastro. Certo, con riscaldatori. No, su questo sono stato molto organizzato. E comunque è durato una ventina di giorni. Con questa, diciamo, dispiacere ho colto l'occasione di un sogno, uno sfizio che volevo togliermi da tanto tempo, che è lo Ok. sfondo 3D. E comunque poi dopo 2 anni, 2 anni e mezzo, mi ero comunque un po' scocciato, come ho detto della parte superiore, della parte sopra. Comunque, dopo un po' tu ci pensi, dici, però lo potevo mettere così, il legno al posto di così. E allora ho Sì, deciso di sistemare, anzi di rifare da capo proprio il layout. Lì poi comunque sono ok. andato avanti, ma là era la prova per vedere se perdesse, ma alla Sì, fine tutto a vabbè, posto. intuibile, Sì. intuibile, intuibile. E vabbè, l'ho comprato su Amazon sotto consiglio di un altro membro di AIC e non l'ho pagato eccessivamente. Poi però Ok. comunque le misure erano sbagliate e quindi ho dovuto fare Ritoccare. delle modifiche. Sì, era praticamente 10 centimetri più basso della vasca Ok. e quindi ho messo delle vaschette che fortunatamente erano proprio di quell'altezza con della schiuma poliuretanica proprio per acquari, quindi eh,
Hai potevano andare in acqua compensato senza silicone. l'altezza Sì, poi maggiore. con dei sacchetti di ghiaia, di cannolicchi, giusto per fare spessore, perché comunque se no ci volevano un paio di bombolette ed era proprio inutile. E No, alla certo. fine ne è valsa la pena, questo sì, solo che vabbè, ci sta che uno perde quei 5-6 centimetri di profondità, ma pazienza, comunque ne è valsa la pena, ecco. E poi con la schiuma in più ho ruotato tutti e due i legni che si trovavano alle estremità, ne ho Mhm. aggiunti altri e li ho fissati proprio in modo che scendono proprio dagli angoli in modo più naturale, ecco. Mhm. Poi mi sono divertito, con delle lastre in plexiglass ho collegato, diciamo, la parte superiore a quella sotto, solamente per non far cadere la condensa che qualche volta cadeva un po' Mhm. a terra. Quindi ho coibentato, ho chiuso, ho fatto, diciamo che ne è valsa la pena questa perdita. Sì, Sì. Ovviamente pesci non è morto niente, tutto, ho salvato tutto. è andato bene, dai. Allora, abbiamo parlato, diciamo, un attimino di dispiaceri. Mi viene da dire, parlaci un attimino della vasca, il suo apice, in termini di popolazione, soprattutto, perché comunque belli gli acquari, belle le piante, ma la nostra passione ovviamente sono i pesci. Sì. Poi parliamo anche un attimino anche un po' della tecnica, in quel caso anche della tecnica, mi viene da dire anche poi cosa cambieresti se ritieni che il tuo filtro sia stato sufficiente, se avessi scelto altro e tutto il resto. Ma andiamo per gradi. Allora, qua Sì, ritorniamo su questa foto qui. sì. E prima Eh, abbiamo parlato intanto di caracidi. sì. Dici qualcosa in più intanto sulla scelta dei caracidi? Ah, dimenticavo comunque ci sono anche i Nannostomus che prima non li ho citati. Sì. Comunque la scelta dei caracidi eh, stante tutte le avvertenze, le paure che l'Altum si mangia il cardinale, se li mangiano tutti, a me i Mhm. caracidi sono sopravvissuti per 2 anni e mezzo, poi erano cresciuti, poi comunque i caracidi quando ho sempre inserito i caracidi nuovi mi portavano sempre liquidi e quindi c'era sempre un ricambio, diciamo, Sì, generazionale. sono... Però sono sopravvissuti. I più rustici, secondo me, sono proprio le Pristella, le, Sì, le Pristella maxillaris. A discapito sì, che sì. però non sono belle quanto i cardinali. E questa è una foto Questo che sì, a me sì. piace tantissimo, quella là con i cardinali, perché stanno in banco e si vede anche il pelo dell'acqua. Che tra l'altro Mi da su dire quella anche foto un'altra là, cosa, sì, che solitamente comunque nei nostri acquari siamo abituati, io lo so perché comunque ci conosciamo bene noi, molto spesso le nostre vasche si vedono, non so, banchi al massimo di 10, 15, 20 cardinali. Tu qui hai avuto l'opportunità di inserirne anche a molto più di una decina. sì, sì, sì. Qual è stato l'apice del numero di cardinali in questa vasca? 70, mi pare misi 70, 80 all'inizio che sono sopravvissuti, alla fine mi ritrovai con una quarantina, cioè quasi tutti, Comunque, 45, ecco, che comunque pochi che non raggiunsero sono, una bella effettivamente. età. Sì, perché poi mettici anche le petitelle, mettici anche le pristella e comunque c'era il numero. Certamente. Sì, 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 sì. E E si poi c'è vede stato anche in il questi secondo casi, apice. soprattutto nei video, insomma, si vede un vero nuoto di banco di questi pesci che molto spesso nelle vasche comunque degli appassionati, come dicevo, numeri ridotti, 6, 8, 10, 15, No, sembrano no, no. quasi nuotare spaventati, mentre nella tua vasca per un certo periodo di tempo credo siano stati veramente i pesci con più centrali, più in primo piano in Certo, assoluto. certo, sì, sì, ma per me rimangono, penso, il miglior Caracide. Per me, se penso al Sud America, penso prima al cardinale del discus o Sì, dell'altum, della pistolama. sì, Per me il pesce sudamericano per eccellenza è il cardinale. sì, 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 E, sì. e questa fu la foto, ti ricordi che quello là nei commenti pensava Sì, uno, misi questo post sul gruppo
mi ricordo di biotopo, Credo e questo fosse qui, il gruppo internazionale delle vasche biotopo. sì, sì, Non quello ufficiale del BAP, però era comunque un un gruppo molto altro. grande. Comunque si è E fece decisamente confuso scalpore. credendo. Sì, 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 che Non mi credeva che era siamo accusati di nell'acquario, spacciarla come pensava una fosse in vasca. natura. Esatto, esattamente. Qua comunque, oltre Que- ovviamente ai caracidi, ho noto qualche loricaride, Sì, qualche coriolo, sono. Mi è da dire anche che sono anche una tua grande passione comunque questi animali, oltre i sì, ciclidi. sì, sì, sì. Diciamo che Poi che specie dovrebbero osserviamo essere, intanto? allora, in alto a sinistra la Loricaria Super Red, che non ho la certezza che sia in biotopo. Però per Ok. quanto riguarda gli Pancistrus Contradens, gli Ok. L201, le Loricaria simillina in basso a sinistra e i Corydoras melini, che però mo non mi ricordo come si chiamano, mo la nuova nomenclatura, Sì, dovrebbero essere tutte e tre in biotopo. ok. Quella là Loricaria, sinceramente, mi piacevano i negozi e le ho prese. Bisogna anche Devo dire che hai fatto bene. essere, devo dire la verità. Però mi sono piaciute. E se non sbaglio, si sono anche riprodotte. Vabbè, ne parliamo dopo. Sì, certo. Ovviamente stasera siamo una sera di associazione ciclidofili, torniamo in piano a parlare di ciclidi. Allora, mi da dire che comunque per una vasca così grande non hai scelto tante specie di ciclidi. No. Mi viene da dire comunque che ovviamente è tutto molto azzeccato, molto anche proporzionato anche alle misure della vasca, cioè non sembra sovraffollata, nonostante anche il numero importante di pesci. Nello specifico ti chiedo quali sono state comunque le interazioni, non solo intraspecifiche, perché comunque hai poche specie di ciclidi, ma tutte tenute in gruppo, quindi è modo di osservare le interazioni tra pesci appartenenti alla stessa specie, tra ciclidi appartenenti alla stessa specie, ma anche le interazioni tra specie differenti. Sì, Eh, diciamo. No, vai, continua. no, dicevo, intanto cominciamo con i di Crossus. Ho Sì. parlato così in breve, tanto qualche riproduzione in basket credo tu l'abbia avuta. I di Dei Crossus, forse Crossus, senza sì, sì. scusa. No, la schiusa non la puoi avere perché io quando li ho fatti ho dovuto utilizzare il pH minus per scendere al Sì, 4,5 di pH. Tu in basca qui, cioè, non ne vale la pena perché poi stavano anche solamente con dei garage. Però sì, comunque ho avuto qualche deposizione, soprattutto i primi tempi. Me le hanno fatte sia su foglie sul fondo e sia sulle foglie della Tradescansia, proprio a pelo d'acqua, che è stato molto bello osservare. E questa, la foto principale, questo è un bel maschio. Sotto sì, sì, anche, sì. poi adesso una femmina che ha le pinne, diciamo, ventrali rosse, che quindi aveva già deposto. Che io sappia, questa Mm. specie, la femmina si colora di rosso con le ventrali solamente, diciamo, quando depone per la prima volta, se non erro. Ed Sì, è è, una ed bella è un curiosità animale comunque. che, sì, è un animale che consiglio, che a me è il mio pesce preferito. Non c'è nulla da aggiungere. Direi che basta, direi che basta. Va bene Come così. con l'aggiunta comunque anche di altri cicli, comunque ritieni che comunque le loro riproduzioni attuali siano comunque ostacolate alla presenza di altri ciclidi, Sì, oppure sì. credi sia più una cosa ambientale? No, non ce Cioè, la, non ce la magari fanno. Sono animali molto. Hanno bisogno del loro spazio, della loro calma. Poi quindi comunque patiscono sul la fondo, competizione. certo, poi levando i ciclidi, che come ciclidi ci sono i biotodoma, però mettigli Sì, un corridores, che quindi è corazzato, e quindi il di Crossus, con tutto che gli dai i mozzichetti, quello è un animale corazzato, non sente nulla. certo, Nella gli dà notte, noia. certo, finiscono che se le mangiano stesso loro, no? È pressoché impossibile, secondo me. Qua siamo con i Biotodoma Quadrini, che Sì, se non questa è ricordo male una. se non No, ricordo vai, male tu vai. le hai dovute prendere un paio di volte, se non erro.
Ma non mi ricordo, dico la verità. Mi pare di sì, perché comunque sono animali che rispetto ai cupido si trovano molto meno, sono Mhm. molto più di nicchia e poi c'è questa, diciamo, preferenza più per il cupido, perché come Mhm. colori, però a me piace molto anche come colori, ma poi anche perché era in biotopo. Cioè, per Su Fish rimanere Base lo porto in nell'attinenza, biotopo. per rimanere comunque Sì. attinente all'ambiente. Sì, ma Di là comunque tipo qualche oggettivamente mi piace di riproduzione? più. No, loro no. I biototomi mi arrivarono piccolissimi, ne comprai 7, di cui uno morì in Mhm. busta e sono cresciuti eh, tutti, diciamo, in modo omogeneo. Però comunque c'era un maschio dominante che nel lungo periodo da 6 sono arrivato a 4, fino a che negli ultimi mesi ne ho persi 2, quindi ora mi ritrovo solamente con un maschio. Con tutto che stanno in 600 litri d'acqua, quindi 2 metri, sono animali molto aggressivi, evidentemente. Però sono stati Quindi bene 2 anni e mezzo. hanno una Oh, gestione, mi viene da dire, anche abbastanza complessa, anche da un punto di vista caratteriale, perché comunque non sei partito da una coppia. Però mi no, viene da dire che ti hanno dato parecchie noie a questo punto. sì, sì, no, non li riprenderei. Alla fine io optai per loro rispetto a qualche bella specie di Geopagus, Cimno Geopagus, perché loro non predano, diciamo, piccoli caracidi e piccoli ciclidi, mentre un Sì, Geopagus più te lo va a mangiare. sì. Poi bisogna vedere, o anche una, come si chiamano? Eh, quelle lì strette e lunghe, come si chiamano? Stata una perca? No. No, le Satanoperc, quelle là, le Ricicla, cranicille, per esempio, a me pure quelle piacevano, però troppo cazzi, ma troppo, no. troppo aggressive, sì. Sì, sì, sì. Qua siamo un altro argomento importante, dici di più, E qua qui ci bella sono soluzione. i Mesonauta, che Sì, ho comprato come insignis, ma ovviamente erano festival, quindi anche fuori biotopo. equivalente biologico, dai. È più brutti, è più... vabbè. Però comunque sì, queste hanno iniziato a deporre appena li ho reinseriti dopo che l'acquario iniziò a perdere. Io ne Mm, avevo 5, una coppia a destra e una coppia a sinistra mm. contemporaneamente. Infatti ho Bello avuto modo questo. di scattare parecchie foto, molto belle. Però Ma non le hanno portate avanti, a non le hanno livello portate avanti. intraspecifico, cioè le due coppie si davano fastidio o comunque si No, toleravano abbastanza bene? si ingestivano il territorio e tenevano a bada gli Ok. Altum. Che gli Altum sembrano, ma sono dei fessi alla fine, non è che sono animali, almeno nel mio contesto. Per la schiusa invece pensi sia stato più una cosa che c'è qualcuno che gli dava fastidio o una cosa magari un po' più di valori? No, come valore no, perché in basca il pH si gira sul 5, 5 e mezzo. È Ok, perché qualcosa gli dava fastidio. ok. Poi comunque hanno fatto a coppia, hanno fatto 2 covate, ci sta che le mangiano. Sì, Comunque sì, sono sì. animali che sono cicli, hanno bisogno di fare esperienze. Sì, certo, certo. Qua, diciamo, E qui sì, gli altri. arriviamo al forte. Quest'altro mi viene da dire comunque, sempre sul discorso che comunque io stesso so un po' la storia comunque di questa vasca anche un po' dagli esordi. Comunque adesso comunque si vede un Altum comunque ben composto, con delle belle pinne. Per i più attenti comunque si saranno resi conto che magari quando li hai presi non erano Facevano esattamente... schifo quando li prendi. Ecco, Facevano schifo, hai avevano detto tutte le tu. pinne tagliate, arrivarono uno schifo. Questa è la foto più Sì. bella che ho fatto degli altri. Questa l'ho anche stampata, che mi piace. Però mi viene da dire comunque E a lungo termine, comunque anche a livello tralasciando comunque le verdali e le ventrali che forse erano forse l'aspetto un po' più critico quando li hai sì, presi, anche la dorsale comunque ha anche un po' patito una gestione iniziale sbagliata. Poi giustamente tu hai fatto il possibile un po' anche per recuperarli, perché il corpo comunque è perfetto, l'occhio è proporzionato, però sicuramente cioè, si vede visivamente che comunque sono mm, degli animali
recuperati. Ma non è un problema più che altro, secondo me, delle condizioni in cui sono arrivati. Secondo me questo qui è proprio un discorso genetico, perché Ok, l'altum che noi vediamo, bello, alto, con le pinne sì, eccessivamente lunghe, quella là è una sorta di selezione. ok. Per esempio, quelli di, se posso, di Forkel sono Sì, sì. bellissimi, a me piacciono parecchio, però secondo me è un po' eccessivo come forzatura della Quindi tu grandezza. dici che Ovviamente, quella che tu hai è una forma un po' più naturale. no, non dico che è più naturale, ma è l'altum vero in natura non è né come il mio né come quelli, semplicemente. Ok. È una sorta di intermedio, vabbè, poi dipende dalla popolazione, tutti, non sono nessuno per Certo, parlare, sì, 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 però sì, sì. dipende dalla genetica e dal tipo di selezione che è stata fatta. Che ne sai che il mio è un ibrido prima che con No, certo, uno certo, poi è scalare, non puoi, o un più tra discorso varie molto popolazioni, non complesso. puoi sapere nulla. Però sono animali che comunque mi hanno dato e mi danno tante soddisfazioni Sì. perché sono belli, il comportamento mi piacciono, anche se non rispecchiano i canoni proprio, eh, Mhm. però Diciamo che nel a me complesso, comunque, piacciono. l'idea la restituiscono molto bene, dai. Mettiamola così. Sì, 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 sì. Allora, abbiamo Ovviamente di produzioni parlato. nulla ancora di produzione, però Sì. Abbiamo parlato comunque di ospiti, di pesci, io comunque ti propongo, prima di arrivare a questa domanda qui, ti faccio sì. comunque un'altra domanda. Cioè, a parte il biotono, ma da un punto di vista di popolazione, cosa avresti cambiato? Che pesce avresti scelto piuttosto che altri e quali avresti tenuto? Ma guarda Giorgio, io diciamo che mi sono scervellato parecchio dietro questa vasca, Sì, soprattutto prima, anche prima. Ci ho sì, speso veramente tantissimo tempo a ricercarmi, a vedere video, a cercare animali e uno tutto, studio preliminare, ecco. ma parecchio proprio, parecchio. E ti dico la verità che la popolazione che avevo intenzione di mettere, che alla fine poi ho messo, per me era quella là perfetta. Poi che sono successe certe cose, però per me era quella la Certo. popolazione ideale. Solo che si biododoma così, questo. Per me quella era la popolazione ideale. Al massimo avrei Sì, aggiunto magari anche una specie di una pistogramma. sì, A me piacevano anche, a me prima veramente piacevano i Geopacus, come ho detto prima, però sì. poi mi dava problemi al fatto predazione e altro. No, per adesso no, mi piace. Poi vabbè, se il Mesonausa fossero state veramente insignis rispetto ai Sì. Festivum era pure diverso, però no, mi piace. Sì, sì. Quindi diciamo, a parte lo studio, a parte lo studio preliminare, cioè, la conclusione che mi viene da dire in questo caso è che cioè, si può passare comunque ore, giorni, settimane, mesi comunque a programmare comunque una popolazione e poi c'è l'imprevedibilità non soltanto caratteriale, ma anche il fatto che comunque poi ci troviamo sempre in cinque vetri, che per quanto vogliamo e per quanto sia grande la vasca, poi comunque non sono la natura, cioè sono una bella imitazione come può essere nel tuo caso, ma non rappresentano poi in pieno la natura, non sempre le convivenze vanno bene, non sempre va come si auspica e come si spera, ecco. In natura a 2 metri d'acqua non trovi mai tutti questi pesci, guarda. Neanche. No, questo sì, questo sicuramente, però cioè, per quanto grande, cioè, ad esempio a me fa, dico un'opinione mia, magari fa sorridere, ad esempio magari persone comunque provano a replicare dei biotopi comunque in vasche particolarmente piccole, magari anche No, riempendole di specie, e comunque ci sono delle vasche che magari possono funzionare nel breve termine, nei tempi di fare una foto magari metterla per un contest o qualcosa così, e poi magari nella sì, sì. sostenibilità a lungo termine si va, diciamo,
insomma, si va incontro comunque a delle criticità comunque non previste, ecco. Ho capito di che stai parlando tu, ho capito, ho capito. Ok. Ma sì, ma comunque alla fine il mio progetto, come avevamo detto prima, fa 3 anni, diciamo, e è Sì, sempre andato tutto per il verso giusto, sì. eccetto queste cose, però alla fine, se ci penso, il biotodoma hanno causato, No, sì, hanno no, fatto però, ovviamente, cioè, devo dire noi la siamo verità, è qua per sempre... parlare prima di tutto di un progetto di successo, poi ovviamente un qualsiasi, diciamo, cosa a lungo termine ha luce ed ombre, ecco, Certo, quindi ci certo, sta. certo. Però devo dire la verità, a me è sempre andato tutto bene, tranne per quelle piccole cose, e mo negli ultimi mesi che magari dopo... Comunque, Allora, andando avanti, abbiamo parlato comunque di sostenibilità a lungo termine. Uno comunque dei temi più caldi comunque al giorno d'oggi è sicuramente anche quelli che possono essere i costi, il tempo di manutenzione, perché siamo sempre comunque più proni, comunque, io comunque la tendenza che vedo è comunque quella di vasche sempre più piccole, con gestione comunque sempre più minimal, e consumi sempre più bassi, magari si sceglie di prendere specie magari che non necessitano di riscaldatore e quant'altro. Da un punto di vista concreto, io ti chiedo quanto frequentemente fai cambi d'acqua? Ovviamente li fai, come già ben detto, con solo osmosi. Qual è la tua sì, frequenza, la percentuale del cambio? E poi andiamo nei dettagli anche un po' più tecnici. sì. Allora io faccio cambi, generalmente ne faccio 2 al mese, Ok, del 40%, diciamo, e semplicemente io ho la fortuna che sopra di me c'è la soffitta e quindi dato che uso solamente osmosi, metto questo tubo lungo 20 metri, lo faccio scendere per il piano e lo metto direttamente in vasca fredda così ok. com'è. E gli animali prendono uno sbalzo tranquillamente di 4-5 gradi, anche gli Altum, però non è mai successo nulla di ictio, mai niente. Mai niente. No, L'ictio un l'ho animale avuto ben solamente condizionato quando... non ha grandi No, problemi. Devo no, dire. però è lento perché comunque Sì, una bassa pressione, comunque di solito per riempire ci metto quelle 2 orette e mezza. Io mi ok. prendo il pomeriggio libero eh, E procedi. e questo, pulisco il vetro, pulisco il vetro, poi l'acqua la butto giù nel giardino, Sì. adesso è nebulizzata, e poi attacco semplicemente il riscaldatore. Come Mm. costi lo sconsiglio perché quanto vuoi risparmiare, ma comunque no, è tanto, Sì. è tanto, Sicuramente e no, come intanto tempi. partiamo dal presupposto che è una vasca che scaldi, devi scaldare, Devo scaldare almeno a 27-28 gradi certo, tutto certo, l'anno. certo, Poi certo, pensa che non ha il coperchio. certo, un po' di Questa calore qui si è una stanza disperde. fredda. Questa è una stanza fredda. Comunque si disperde molto calore. Sì, Però alla fine sono 600 watt. Io ho due riscaldatori, uno a destra all'entrata e cioè uno all'uscita. all'uscita e uno all'entrata. Uno da 300 e pure l'altro da 300, semplicemente. Mentre come filtraggio, vabbè, hai detto prima che hai un Fluval Il Fluval, FX4. Mi viene da esattamente, va dire che benissimo. è un filtro comunque blasonato, ma in un altro momento o tornando indietro, avresti preferito magari realizzare una SAMP o rifacendo tutto riprenderesti di nuovo lo stesso filtro? Allora, diciamo che io ho preso il filtro insieme all'acquario, diciamo come occasione, quindi non l'ho Sì, scelto. Però devo dire la verità che lo straconsiglio questo filtro. Anche i modelli ok, superiori, è un secchio grande, pieno di batteri, è buono. Semplice da pulire, i ricambi si trovano e così. Però sì, comunque la fa il SAMP suo, ecco. sì, fa il suo, fa il suo.
La Samp mi, mi sarebbe piaciuto farla, però ti dico la verità, non ne vale la pena per la mia vasca, perché comunque è un'acqua sempre limpidissima, carico organico, tengo le piante, no, ho Sì. mai avuto problemi. Quindi parzialmente ti affidi anche alla fitodepurazione, quindi non Certo, mi soltanto affido al alla. filtro, ma anche alla fitodepurazione. Sì, sì, no, non ho mai avuto problemi del genere, ecco. Ogni tanto faccio magari, ogni 5-6 mesi prendo un po' di sabbia, con un tubo la aspiro e la sciacquo. Magari il 20, il 30, Ok, 40%, perché comunque va un po' a formare di zone anossiche in certe sì, parti e quindi non so la che vai a si dovrebbe fare, rimescolare. però sì, la vado a lavare con l'acqua del rubinetto e gli do una bella sciacquata. Come poi aggiungo le foglie di palma, le foglie di nespolo, i Sostituisci botanicals. periodicamente. No, sì, sì, non faccio bollire niente, butto tutto direttamente in vasca senza neanche sciacquare. Non faccio. Gli animali rispondono sempre bene. Poi c'è stato però un periodo in cui avevo una mezza infestazione di melanoides, di lumache, Mm, però ecco. con l'Elena Killer ho risolto, diciamo. Poi Sì, mi quando ho ricordo bene anche io di cambiato questo la. periodo Sì, perché sì, ne abbiamo parlato parecchio, perché di se ricordo male notte. tu inizialmente avevi provato con le trappole, però senza mai riuscire a risolvere comunque pienamente. No. Sì, perché poi a me è una vasca che ha comunque parecchio detrito organico, quindi non è che io do tanto mangime in più. Comunque loro vanno sulle foglie secche, marce, e quindi c'è cibo. E poi il problema è che sono animali che di notte, cioè di giorno non le vedi proprio perché stanno sotto la sabbia. E poi di Sì, giorno escono, cioè di notte escono. E tutto il vetro, e io mi spaventai appena le vidi. Dissi, ma certo. sono assai. Sì. Andando, io dico sempre cioè qua c'è una citazione, guardando la tua vasca, diciamo che oltre al diciamo, macroscopico bello della vasca, mi viene da dire che comunque il successo comunque che ha riscosso nel tempo nasce anche dal fatto che, come ho detto prima, io ti conosco bene, so quanto sei maniacale e Sì, so quanto per te i dettagli fanno la differenza, ma proprio non, che può essere come la posizione di una foglia, come può essere anche la scelta anche appunto della sabbia, esatto. perché io ricordo benissimo, tu da un momento all'altro Sì, dici, vabbè, niente, cambio la sabbia, la prendo ancora più fine, perché sei sì. partito dalla classica sugar side, sei sceso ancora di più di granulometria. Roba farina, roba tipo farina che non deposita. E qua si vede benissimo anche qua nei Botanicos, comunque che è veramente, cioè È vergognosa. veramente sottile, estremamente sottile. Qua vediamo i corridors anche grufolare, e penso che questo sia un dettaglio. Io che so che hai avuto anche la voglia di togliere la vecchia sabbia e mettere questa, per me è una cosa che dà ulteriore valore anche al lavoro nel lungo termine che hai fatto in questa vasca, nella ricerca del dettaglio. Sì, dettaglio maniacale. Perché poi questa qua è una sabbia particolare che ovviamente non è per acquari, ma è una Ok? sabbia che utilizzano i piastrellisti. Ok. Che un amico mio, che anche lui ha l'acquario, disse: Matteo, io tengo questo amico così, mi ha fatto vedere questa sabbia, venila a vedere. Dice: Gerà, Mhm. ma vedi che questa è calcarea, così non è buona. No, no, vieni, Sì, l'ho provata. Andai là, io ho detto mi servono 60 kg, appena la vidi, subito. Dopo mesi di colpo di attesa, fulmine. sì, sì, me la è riuscito a procurare perché poi non è neanche semplice procurarla questa, tipo il Sacro Graal. Però poi l'ho lavata perché faceva schifo e sono riuscito a togliere, diciamo, l'80% della sabbia. Perché poi comunque certe zone non potevo arrivarci, a meno che non Sì, smontavo la vabbè, vasca. però in gran parte diciamo che è questa 80% è questo. finissima. Sì, 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 sì. sì, sì, sì. Poi,
Altro Sì, dettaglio su cui arriviamo a brevissimo. Allora, questo è secondo me forse il dettaglio più che se non erro forse non è neanche più in vasca, però c'è stato per un no, discreto periodo. no, è durato un E, mesetto, perché, vabbè, intanto se ci vuoi parlare del fenomeno, brevemente, del fenomeno di queste risorgive termali che ci sono nel fiume Orinoco, e poi vediamo anche il video, purtroppo tramite PowerPoint la qualità è quella che è, infatti ci sarebbero stati anche altri video da vedere, ma tramite il mezzo che abbiamo, ovvero PowerPoint, la qualità un po' si disperde. sì. Come preferisci? Vediamo prima il video e poi ne parliamo un po', oppure ne Vediamo parliamo il un po' a video, breve? vediamo prima il video. Allora, Magari posso... Ah, ok. Sì. E si vede bene il video. direi, vabbè, il video l'abbiamo visto. Spiegaci di più, dici di più intanto di questo fenomeno e come lo hai realizzato in vasca, che è il dettaglio forse più particolare, non solo particolare, ma anche, diciamo, unico, che non so quante vasche lo abbiano mai avuto una cosa del genere. Sì, diciamo che questo è uno dei tanti dettagli che non ne abbiamo parlato, Sì, che si dovrebbe parlare ora, ma non perché è un lavoro così, però perché ognuno di noi col proprio acquario parlerebbe di tutte e vede cose che gli altri non certo, vedono e non concepiscono. Comunque, sì, questa è stata una. Mi venne, diciamo, questo pensiero di fare queste polle acquatiche, se non sbaglio, si chiamano, che non so, penso che ci siano anche in Orinoco, però io ho visto qualche video in Florida, poi vabbè, le ho trovate anche io in questi fiumi, così. E a me ho detto, guarda, vuoi provare a ricreare questo fenomeno anche in acquario, semplicemente con una pompa e con un adattatore, una pompa sommergibile per acquari, con un adattatore in modo da poter inserire un tubicino dell'areatore. Semplicemente basta metterlo, nasconderlo sotto la sabbia e poi si fa questo effetto che l'acqua ribolle simulando eh, delle sorgive, le acque sorgive che risalgono. E, sì, che poi è molto bello perché sceglie lui la strada. E allora a me beh, iniziarono a uscire in un'area di 30 centimetri varie zone dove usciva quest'acqua. È stato bellissimo, però come tutte le cose belle durano poco perché poi ovviamente si va otturato e così. Però ci sono acquari, li ho visti casualmente, non è che me ne sono messo a cercare, però mi sono usciti dei video. è Ma per capitato. fare un lavoro, sì, per fare un lavoro del genere, alla fine non ci vuole neanche nulla, perché basta fare la struttura dall'inizio con magari dei tubi in PVC forati e l'acqua stai sicuro che non si blocca. Si può fare anche una deviazione da parte dell'uscita del filtro. Ok, Magari l'avrei potuta fare, come per esempio fare semplicemente una cascata, non ci vuole nulla, basta fare una deviazione certo, dell'uscita. Ci sono tantissime cose che poi uno può personalizzare, diciamo, come vuole. È una cosa soggettiva. certo, assolutamente. Io direi che abbiamo parlato un po' di tutto, Sì, sì. un po' di tutto. E mi aspettavo qualche mano alzata nel frattempo, che qualcuno prendesse la parola per fare qualche domanda, ma lasciamo all'ultimo. Lasciamo all'ultimo le domande e spero ce ne siano parecchie. Quindi, sotto con le domande. Prego, Livio. Io Mi interrompo. si vede? Sì, sì. Sì, è poco, ma no, volevo capire la qualità dell'acqua, nel senso i parametri chimico-fisici, perché magari mi sono scappati. No, ha ragione, non ne abbiamo parlato proprio. Sì. Sì, in realtà io misuro solamente la conducibilità. Non ho mai misurato, no, solo una volta misura il pH, però si aggirava attorno al 5 e il 5,5. La conducibilità utilizzo solo acqua osmosi che entra a 30 microsiemens e in vasca si aggira dai 100 ai 140 perché comunque il detrito organico me la alza, però come alla fine questo misuro. E poi ho un termometro laser e la temperatura è sui 27-28 gradi.
nitriti, nitrati, KH, mai misurati, però dovrebbero essere a 0, a 1, il KH, 2. Ecco, vi dico la verità. E i cambi d'acqua mi hai detto che li fai 2 volte al mese, giusto? Sì, ogni 12-14 giorni, del 40-50% con acqua fredda direttamente, e che quindi io ho un impianto che mi fa l'acqua, Arca 2000 mi pare si chiama, quello là che fa 2000 litri al giorno, e che quindi l'acqua mi arriva direttamente dalla fontana, quindi ghiacciata va direttamente in vasca. E gli animali prendono uno sbalzo di 2, di 4-5 gradi di solito. Arriva anche a 22-23 gradi l'acqua. Parecchie volte con il cambio o hanno deposto in Mesonaute o di Crosus o andarono in riproduzione le Peristella, i Loricardi pure si sono riprodotti, gli L201, però si sono abituati, diciamo, ecco. Sì, sì, va bene, grazie. Prego. Posso io? Sì, certo. Allora, Matteo, io non ho capito bene il problema della perdita, nel senso hai listellato il fondo, nel senso con dei listelli di vetro, praticamente togliendo il silicone vecchio, rimettendo i listelli di vetro e incollandoli sul fondo e basta? Sì, ho fatto esattamente come hai detto tu. Mm. Dei listelli così alti, Un un centimetro. centimetro e mezzo. Ho fatto le differenze in modo che posteriore e anteriore si chiudevano, diciamo, quelli laterali, e semplicemente li abbiamo riempiti pieni di silicone, cioè che veniva un blocco intero di Sì. silicone e abbiamo fatto. Poi già che ci Bene. siamo trovati, ho fatto una passata sui laterali anche se non si Ok, dovrebbe fare da sopra il silicone, però per pazienza. sicurezza. Sì, sì, sì. Parlavi dei LED di illuminazione, quei LED che hai messo da 5 watt, diciamo, hanno una protezione IP quanto? 68, nel senso è permeabile, dato che nebulizzi ogni 2 ore, spesso, cioè, Sono faretti da giardino. Io li ho comprati semplicemente dal mio quindi, cinese di fiducia. quindi Faretti da avranno una esterno. protezione almeno IP68, cioè per la pioggia, Sì, acqua, immersione, non lo so, però. allora diciamo che ce li ho da 2 anni e mezzo e solamente uno si è fulminato. Quindi per Ah, adesso tutto a posto. E comunque sì, sono da esterno, sono venduti con il picchetto per metterli a terra, quindi sono protetti. Non so con che protezione, però a me sono basta che ancora in fanno il loro commercio? lavoro. Sì, sì, io sì, perché si è rotto stesso quando iniziò a perdere l'acquario, quindi a novembre c'erano. Allora Ma magari un si messaggio, così trovano, sì. me ne hai un link qua. Eh sì, però devo trovarti quello simile perché io l'ho comprati fisicamente, capito? Ah, Devo trovarti la marca magari, mo che passo. Certo, sì. mm. Allora, ciao Matteo, io volevo Ciao chiederti, Davide. hai provato nella zona di Ripa che hai ricreato a coltivare degli echinodorus, anche No, parzialmente immersi? no, no, Echinodorus mai. Nella zona, tu intendi la zona intermedia tra... Esatto, perché secondo me, vista la vasca come ce l'hai strutturata, darebbero un bel effetto comunque, anche perché sono piante comunque autoctone e magari certo, avresti la sì. possibilità di vederle fiorire. Diciamo che lì, prima che aggiustassi l'acquario che perdeva, c'era uno spazio e Mhm. quindi diciamo che là era un punto secco che non potevo metterci dare altro. Da quando l'ho aggiustato, adesso diciamo che ho fatto un livello anche con argilla, ho fatto un argine, quindi si potrebbe provare. Il problema è che la luce non arriva là. Là è molto buio e poi l'acqua non arriva bene. Io adesso là sotto riesco a coltivare solamente un po' di fittonia, che sta nell'angolo sinistro, e quell'anturium. Però nella zona centrale non ci ho provato ancora, però non so se ce la fanno. Secondo me è difficile. Perché diverse specie comunque che crescono in natura in forma emersa o palustre, quindi teoricamente dovresti riuscire a coltivarle e si Mm. contestualizzano bene con la vasca che hai fatto comunque.
Sì, il problema è che l'acquario, cioè la situazione che non glielo Sì, permette, che perché dicevi là. che anche per via delle le nebulizzazioni l'acqua viene presa dalla vasca o è un impianto a parte? No, lì c'è la tanica che fa schifo da vedere, però è acqua osmosi. E, Deve funzionare, non è che deve farsi... vabbè, però Giustamente deve fare comunque la sua funzione. devo metterla più nascosta. La E copriremo il, di il muschio anche nebulizzatore quella. sopra. Cosa? La copriamo di muschio anche quella, così almeno la gente... Eh sì, tanto. Ormai. Mm, per l'acqua da nebulizzazione, tu valuti della fertilizzazione o utilizzi acqua semplice? No, utilizzo acqua osmotica normale, però qualche volta che vado in vivaio, vendono tipo quelle bustine con fertilizzante generale, Sì, ma sì. è capitato proprio perché comunque sono piante che sono abituate a Abbastanza acqua. rustiche. Sì, no, no, però comunque nella foresta pluviale sono acque che hanno bisogno di poco nutriente, tipo gli anturium, che sono abituate alle scivazioni di nutrienti, quindi comunque non è che hanno bisogno di una. Poi comunque un po' ciucciano dall'acqua, quelle che stanno quelle un po' più Ok. esigenti, quindi sì. No, non fertilizzo, non Quindi fertilizzo. hanno una compensazione radicale comunque con l'acqua che hanno in vasca, perché quello che Sì, non ricevono dalla fertilizzazione l'hanno tramite il carico organico della vasca. quelle che riescono ad arrivarci, però comunque parliamo, comunque non sono piante al top, non è che le sto tenendo da Dio, però fanno foglie nuove. Diciamo che più che il problema dei nutrienti, qui è il problema della luce, perché non tutte ci arrivano, diciamo. Quello Ok. è una delle tante cose Tu che dici che con ad avrei esempio fatto. questi LED che tu hai fatto non riusciresti a scendere sulle pareti laterali e posizionarne due a lato, Sì, da aumentare il gradiente luminoso, però perderei l'effetto che ti vengono tutte addosso. che arrivano tutte dall'alto. Eh, cioè, loro, se le vedi, stanno tutte così, Mm. che ti vanno Mm. addosso, che lottano. A me piace tanto questo effetto. Se io mettessi anche una striscia LED fitostimolante che mi è stata consigliata parecchie volte, perderei questo effetto, diciamo, di caduta verso di me. Ha fatto Matteo comunque con le foglie e delle piante emerse, ma ti è mai venuto in mente di allevare un gruppo magari del genere Copella che comunque va a riprodursi deponendo le uova sulle foglie? Potrebbe essere interessante, Sì, qualcosa, diciamo. me l'hai detto già, anche a me è sempre piaciuto come animale, perché sono quelli le Copella Arnoldi, quelli là che vanno sulle foglie, ti Sì, fanno. che poi qualche specie ci sta nell'Orinoco. Non ricordo bene quale, se è l'Arnoldi proprio oppure qualcun'altra No, l'Arnoldi non nell'Orinoco. c'è, perché ci pensai, me lo dicessi mi Mm. facessi venire voglia di prendere, però ti dico la verità, adesso le prenderei, perché un po' questa fissa di stare per forza di rinnovo mi è un po' passata. Magari in futuro sì, perché sono begli animali, mi, Comunque, mi piacciono, sì. comunque già c'è Allarga il l'areale. Provai le, biotopo. le carneggella, provai, però ovviamente No, non è la saltarono stessa. tutte, intanto di La spazio. soluzione, Non è Matteo, potrebbe essere allarga il biotopo al Sud America. Sì. Eh? La soluzione potrebbe essere allarga il biotopo al Sud America, così non stai. Vabbè, però poi non c'è Eh, sfizio. però scherzo. Eh, sì, però. Sì, perché la fibrotipo non esiste, però a me sono un po' fissato così e cerco di non uscire troppo, diciamo, da questo schema Rimanere mentale, vicino. perché alla fine è mentale Vabbè, a lo livello di schema. idea ti piace comunque avere la vasca. Sì, mi piace, mi piace. Sì, sì. Tanto il biotopo lo sai anche lui non si può creare. Cioè, l'Orinoco ci avrà 25.000 biotopi No, no. nel giro di 1 chilometro, quindi Ma certo, ma perché per esempio il Corridoras, che ne sai che in natura ti incontra l'Altum oppure il Loricaride, che ne sai che occupa una zona un po' più mossa dove l'Altum non viene trasportato dalla corrente. È come Però è immagino. nel nostro o immaginario. habitat anche fluviali che non Certo, sono sì. così vicino, che uno immagina in 1 metro possa esserci tutto, invece magari stai in diversi chilometri, decine, centinaia e via.
Esatto, sì. Beh, è Sì, una cosa che ci fa pensare, ci fa stare bene, immaginare così. sì. Diciamo che nel nostro piccolo. Che rosicata non aver preso quel libro lì, adesso veramente costa, il prezzo è schizzato alle stelle. eh, Che rosicata non averlo preso boh, ma il libro non ci all'inizio. serve, dobbiamo andare a vedere noi di persona. Sì, Dobbiamo dai, Magari. toccare delle cose. organizzeremo gita sociale ai Orinoco, si può Sarebbe, fare. sarebbe bello, Con sarebbe bello. Io Esatto, con direi, l'otto l'otto per Zappa mille, proverà per noi Sebiotto Piano e Piranha. A con posto, ti ho l'otto per mille, abituato. Livio, si fa tutto. A Con l'otto posto. per mille faremo tutto. È il nostro Va bene, 40° a IC. posto. Gita Faremo sociale si può vita fare. sociale per gli io direi IC. però, Un paio di riferimenti per i soci. Allora, prima cosa, adesso noi come soci faremo partire il solito concorso per il calendario. Ok, così cerchiamo di averlo per settembre in maniera tale che lo distribuiamo al congresso. Riprendiamo poi dopo ottobre, magari riprendiamo anche a settembre, però adesso vediamo la programmazione con queste conferenze online. Aveva già detto anche Giorgio che d'estate non c'è tanta gente, cose di questo genere. E poi davvero al congresso speriamo di trovarci. Siamo in concomitanza con la fiera qua in Italia, quindi uniamo queste due opportunità. E poi c'è Heinz Buscher, uno dei più grandi conoscitori di Tanganica, che è fra noi e porterà due video bellissimi, uno sull'alimentazione dei cicli di natura e uno sulle strategie riproduttive. Quindi direi, forza, teniamo delle ferie, teniamo delle possibilità perché c'è modo di vedere uno dei grandi studiosi di cicli al mondo. Allora, Beh, davvero grazie a tutti, lì, grazie a Giorgio anche per la disponibilità, aver organizzato questo. grazie a voi, grazie a tutti. Grazie Buona Giorgio, serata. Grazie Gio. Buona serata a grazie a tutti tutti. per Buon l'attenzione. Grazie a Matteo, te.